Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ma anche ascendente Gemelli. Se hai anche la Luna e Venere in Gemelli, c'è un messaggio per te. Vediamo cosa ti vogliono dire gli spiriti in questo esatto momento. Questi sono dei video validi in qualsiasi momento, hai bisogno di sentire quello che gli spiriti ti diranno, una direzione, una via, una risoluzione, un conforto, quello che gli spiriti hanno bisogno di dirti in questo momento che tu hai necessità di sentire. Ok? Allora, partiamo dagli oracoli. Gemelli. Prova iniziatica, affrontare le paure e sperire. C'è qualcosa che ti sta facendo paura in questo momento, però è un passaggio dello spirito. È come se mi dicessero, mi ricordo mio carissimo maestro tantissimi anni fa, mi diceva: Francesca, hai paura di andare lì? Sì, e quello devi fare. Cioè la paura è la bussola che ti indica il superamento dei tuoi limiti, il superamento di quello che credi di essere. E quindi è come se stai affrontando un momento in cui credi che sia sbagliato, ma non è così, perché stai superando te stessa o te stesso. E infatti abbiamo Ignis, forza indomita, volontà femminile. Allora il coraggio di affrontare quello che stai vivendo in questo momento, nelle prossime ore, ti verrà dato da una forza indomita che è la fede nel mistero. Una forza indomita, un drago c'è qua, il drago rosso. E ti stanno dando il coraggio di attraversare una porta. Dietro quella porta c'è il tuo paradiso. Accogliere la paura e attraversarla. Ti verrà dato un coraggio pazzesco, sento un fuoco pazzesco, sarai completamente un'altra persona dopo questo momento qua. Sarai sempre più vicina alla tua essenza vera. E infatti, non a caso ho detto essenza vera, è uscito l'incontro con il tuo vero sé, la purezza del cuore. Allora, stai affrontando un momento difficile per te, in questo esatto momento, nelle prossime ore. Può sembrare difficile, può sembrare complesso, perché? Perché è come il bruco che diventa farfalla. È la prova iniziatica. Incontrerai la tua vera essenza attraversando questo portale. È un portale per te questo. Avrai una forza indomita. Vedi tutto questo rosso, rosso e arancione, primo e secondo chakra, è la forza delle emozioni, del bambino interiore, della donna selvaggio, dell'uomo selvaggio. Fatevi la pratica della bambina al bambino interiore, la trovate sul canale. Rituale occulto rituale sciamanico per risvegliare il tuo potere occulto. Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni che trovate qua sotto, vi suggerisco di farla in questi giorni, in queste ore qua, perché è una prova importantissima per te questa. Fammi vedere cosa raccontano i tarocchi. Avevi bisogno di questo messaggio adesso. Vai per istinto, mi arriva, vai per istinto, senti tutto quello che devi sentire, vai per istinto, non controllare niente, vai per istinto. Io qua vedo celebrazione per aver superato una grande prova, 3 di coppe. Qua vedo una grande prova superata. 3 di coppe, gioia, ilarità, condivisione, celebrazione, successo. Vedo un grande successo qua.
il carro, vedo movimento, un viaggio o uno spostamento che stai facendo da un posto all'altro, devi fare un viaggio, il coraggio di fare uno spostamento. 8 di coppe, seppur può essere difficile fare questo cambio, questo spostamento. È un cambio che arriva, un andare verso un luogo nuovo, qualcosa di nuovo. L'eremita, segui solo la tua saggezza interiore, ti stanno dicendo. Supera le tue paure, i tuoi blocchi. Allora, c'è un avanzamento qua che sta avvenendo in questo esatto istante che stai guardando questo video. È il trionfo sulle tue paure. E ti vedo la gioia di celebrare per esserti superato o superato. Può essere la chiamata a fare un viaggio o uno spostamento. Allora, ti dicono segui solo la tua saggezza interiore, perché se segui la mente con i suoi dubbi, allora il cambio emozionale si protrae, non riesci a farlo. Questo cambio, perché ti posso vedere un po' frustrata, un po' frustrato e mi sento bloccata e mi sento incapace di agire. Le credenze limitanti, oddio, adesso come faccio? Ti sta arrivando una forza inarrestabile. Se mi fai la pratica, ti arriverà una bomba che non hai idea. Rituale occulto della Kundalini per agganciarti alla bambina, al bambino interiore. Paggio di denari. Qua vedo delle novità, qualcosa di nuovo. Vi può parlare anche nell'ambito pratico del lavoro. Una novità nel lavoro e nell'ambito pratico. Paggio di spade. Comunicazioni, novità, l'appeso. Posso vedere qua, pensare prima di prendere una decisione, perché c'è un po' paura e però poi la cosa si sblocca. Possono essere delle comunicazioni di lavoro, qualcosa che stavi aspettando, qualcosa che ti fa paura prendere una decisione subito. La cosa, tu centri, senti questa forza che arriva da dentro, che ti sta arrivando in questi giorni, in questo esatto momento, e l'otto di bastoni parla di energia che si sblocca. Tutto ciò che era bloccato per motivi, vari motivi, può parlare di lavoro o di questioni che riguardano la vita pratica, tutto ciò che era bloccato si sblocca con l'otto di bastoni. Cambio di prospettiva seguendo la saggezza interiore. Un qualcosa è come se dovessi allontanarti da una zona comfort che la tua anima vuole che tu faccia. E vedo celebrazioni, festeggiamenti per averlo fatto. Anche un cambio è uno spostamento che ti porta a fare un cambio di frequenza. Perché è come se la tua anima volesse apprendere qualcosa di nuovo qua. E arriva questo messaggio, o questa comunicazione, più questo spostamento, questo qualcosa. O l'hai già iniziato a fare. Vedo anche un cambio, un trasloco per lavoro possibilmente, non lo so, che porta anche a delle novità in ambito dell'ambiente lavorativo, che è buono, mi spiego, è buono. Un buon ambiente lavorativo. Cos'altro? Re di coppe. Regina di bastoni. Ti vedo entrare perfettamente nel tuo potere personale, seguendo l'intuizione e la tua creatività. Assolutamente, raggiunge una stabilità materiale qua, Allora, ti vedo completamente entrare nel tuo potere personale dopo aver affrontato una prova che consta il fatto di attraversare un livello emozionale dove la tua mente ti blocca. Ti vedo raggiungere la pace e la serenità emotiva per l'averlo fatto, un grande potere personale e anche una stabilità o economica o una stabilità che ti porta a delle soddisfazioni nell'ambito pratico. Potrebbe esserci una figura di riferimento femminile e può essere una datrice di lavoro o qualcuno all'interno del contesto lavorativo o qualcuno all'interno del contesto pratico a te vicino che ti dà delle buone notizie anche, va bene? Che ti dà delle buone notizie, ti porta la notizia di qualcosa di buono e lì riconosci il tuo valore. Questo ti dà anche una centratura maggiore a livello emozionale. Qua è necessaria la volontà femminile che tu hai all'interno, che tu sia uomo o donna non importa.
Allora, è come se arrivasse qua un equilibrio tra la tua forza indomita, quella di saper del tuo carisma, del tuo essere capace di realizzare qualsiasi cosa che tu ti metti nella testa, e e il supporto economico per farlo, o anche la stabilità materiale per farlo. Va bene? Se sei un uomo, qua ci sono delle figure femminili di riferimento che ti supportano in questo. 7 di bastoni, 4 di spade. Ti posso vedere un po' mettere dei limiti inizialmente, c'è un po' di difficoltà. È come se ti fermassi per riflettere, no? Di fare questo cambio. Il fulcro è questo cambio emozionale dato da circostanze della vita che ti si presentano davanti per farti sbocciare. Questo è il senso. Quindi ehm, devi combattere per quello in cui credi. Fissati l'obiettivo e vai. Va bene? E qua abbiamo un bellissimo cavaliere di coppe. Io qua vedo che il cavaliere di coppe qua mi parla di situazioni che fluiscono amorevolmente nei tuoi confronti, tutto si sblocca, ti vedo contenta, contento, riceverai anche degli inviti emotivi, un invito d'amore può essere, o può essere anche questo cavaliere di coppe, l'entrata di qualcosa che ti motiva a livello emozionale, che ti piace, ti fa contenta, contento, motivo per cui festeggi e celebri con amici. Può essere un nuovo lavoro, qualcosa che proprio ti motiva. Dove guarda questo cavaliere di coppe? Alla regina di coppe. E anche un invito d'amore per te, anche se sei uomo, eh? Allora qua c'è un invito d'amore per te, re di coppe, cavaliere di coppe, regina di coppe, qualcosa che stavi aspettando, che può essere anche non solo sul profilo relazionale amoroso, perché siamo a migliaia, no? Allora se stai aspettando l'amore, qua io vedo l'amore, un incontro d'amore che ti arriva, però è come se implicasse il fatto di dover oltrepassare la soglia della paura, no? Ecco, per un incontro. Ma io qua vedo anche che arriva l'amore a darti quello che stavi aspettando a livello emozionale, c'è una guarigione a livello emozionale per te, che ti permette di essere creativa, creativo, riversando le tue qualità laddove metti energia. Può essere lavoro, può essere una relazione, abbiamo re e regina di coppe. Quindi qua mi parlano anche della necessità, no della necessità, scusami, di un incontro d'amore alla pari, alla tua altezza. Fatto sta che qua c'è il fatto di credere nella tua vera essenza senza nasconderti più o senza dire cose per paura che poi altri rimangono male. Sto facendo un quadro perché mi dicono fa venire fuori la vera essenza e questo porta a essere prosperi sul piano materiale ed emozionale. Quindi qua non aver paura di essere tu, senza limiti, senza paura di poter ferire quando parli di essere quello che sei, perché questo porta anche a un incontro su basi sane con l'altra persona, chiunque l'altro sia. Mi spiego? Siccome hanno puntato l'attenzione su questo, metto subito i miei potenti oracoli lui-lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dice questo cavaliere di coppe? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. E qua abbiamo un cambio. Arriva un cambio in amore. E il cambio è questa predisposizione della persona a darsi, no? Nei tuoi confronti. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. È possibile che qualcuno si faccia perdonare da te. Questo è il senso, si faccia perdonare da te, amami quando lo merito meno. Qua abbiamo visto per quanto riguarda l'altra persona fuori da te, la attribuisco a Re di Coppe, che è una persona che è maturata a livello emotivo, riconosce il tuo potenziale, il tuo valore, è uscita Regina di Bastoni e Regina di Denari. Riconosce il tuo potenziale, il tuo valore, quello che fai. Sì, sono uno stupido, mi parla di persona che ti chiede scusa o comunque si approccia a te in termini completamente diversi con una maturità emotiva raggiunta.
Sì. Vediamo cosa ti dicono queste carte. È opportunità, arriva al volo questa opportunità. La compassione. Le opportunità di cui ti ho parlato arrivano subito, adesso le stai vivendo. E la carta La casa del cuore, la compassione, mi parla dell'amore che fluisce nella tua vita. Capito? Se ti stavi preoccupando, tu non ti devi preoccupare. Magari fatti la pratica per vedere come tutto quello che ti ho detto si sblocca proprio in una frazione di secondo. Ma al di là è quello che ti ho letto, eh? E infatti l'angelo che cade nell'alcolessia spirituale è come se avessi paura davanti a una prova, no? Che stai affrontando in questo momento, che puoi affrontare nelle prossime ore. Quella prova è un'opportunità capace di farti aprire il cuore, per darti soddisfazione sul piano emozionale. Quindi quello che ti stanno chiedendo, se hai l'opportunità di fare la pratica oggi o nelle prossime ore, falla, va bene? Anche domani, falla. Ehm, perché questo cambio emozionale dell'otto di coppe che la tua anima vuole fare per avere avanzamento, no? Io vedo questa opportunità del carro che arriva, magari qualcuno ti propone qualcosa e una certa resistenza a darsi a questa opportunità, e vedo l'otto di spade qua. Ecco perché ti ho consigliato la pratica. Però in qualsiasi modo io vedo che quello che stavi aspettando, questo fluire, questo essere contenta o contento, arriva. Ok? Vediamo cosa ti dicono queste altre, cosa hanno da dire gli spiriti attraverso questi oracoli. La giustizia si avvicina, le cose si sistemano, qualsiasi cosa tu stia vivendo di difficile in questo momento, di complicato, di complesso, la giustizia si avvicina. Bruca, la strega, cioè la strega, perché la magia sciamanica che ti ho proposto prima innesca proprio la risoluzione di qualsiasi dinamica che stiamo leggendo qui. Quindi questo è la bruca, strega, sciamana, è un suggerimento a tenerlo in considerazione, quello che ti ho detto prima rispetto alla pratica. Comunque la giustizia si avvicina, cioè ciò che non è fuori, ciò che è fuori equilibrio, ciò che è fuori equilibrio va in equilibrio. Può essere importante il numero 27 nelle prossime ore che confermano la lettura. 27, 27, la giustizia del cuore, ciò che il tuo cuore vuole, ciò che il tuo cuore sogna, è allineato alla vera volontà dell'anima, quindi non ti preoccupare. Vediamone un'altra. Infatti l'araba fenice è come se rinascessi dalle ceneri. Dopo la prova iniziatica tu rinasci dalle ceneri, è una conferma. Che ti sembra questo come un finale felice? Cioè, l'araba fenice, rinasci dalle tue ceneri. E anche il numero 9, 9 con l'eremita qui, l'abbiamo visto prima, il numero 9 e il numero 27 sono i numeri che ti possono confermare la lettura nelle prossime ore. Vediamo cosa ti dicono gli angeli. Perché il 9 è il ciclo, il completamento di un ciclo, no? Eccola qui. Trasformazione globale, che ti l'ho appena detto. L'araba fenice, questo è come se fosse l'angelo, non l'araba fenice. Canalizzazione, canalizza la luce della verità, canale diretto di comunicazione con Dio, infatti. Una trasformazione globale ci sarà per te nelle prossime ore. Vediamo cosa ti dicono questi. Qual è il consiglio di questi oracoli o un messaggio, quello che ti vogliono dire? Semplifica la vita, sì, falla più semplice di come magari stai pensando, La vita è fatta per essere semplice e facile. Non lasciare che le energie superficiali ti distraggano dalla tua vera essenza. La semplicità e la purezza solleveranno il tuo spirito. Ecco, qua c'è il 3 di coppe, non la semplicità.
degli amici che stanno a pranzo in leggerezza, si fanno le foto. Ecco, questo è un consiglio per te. Sì che tu puoi vedere una prova difficile in questo momento, nelle prossime ore, ma non è che la prova è difficile, è la mente che la vede difficile. Come vi insegno sempre, non sono gli eventi difficili, è quello che ci narriamo degli eventi che fa complicare le cose. Quindi stai con le persone che ti alleggeriscono l'animo, cioè, la prova è importante per te proprio nella misura in cui ci sono paure e resistenze legate a questa grande trasformazione, no? Però è molto più semplice di quello che credi. E quello che ti accade nelle prossime ore lo confermerà, mi spiego? Quindi ragazze e miei ragazzi, siete araba fenice. Io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.